ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, continuiamo con gli oracoli, i custodi della saggezza che ci stanno dando dei messaggi bellissimi. Vediamo qual è il messaggio di oggi, ok? Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione affinché tu possa avere gioia, prosperità e amore. Qual è il messaggio di oggi? Qual è il dono, l'ombra e la siddhi, che sono i poteri spirituali che si sviluppano in conformità della corretta distribuzione del prana, che è l'energia vitale, no? Poteri acquisibili attraverso lo yoga sciamanico, di cui se ne parla tantissimo nello yoga sciamanico, e attraverso una consapevolezza profonda. Qual è il messaggio di oggi? Idealismo. Guardate l'espressione di questa carta, perché l'autrice dice guarda l'espressione di questa carta, no? Guarda i tratti somatici della persona affinché tu possa acquisirne l'esperienza vibrazionale ed energetica. Questa è l'esperienza vibrazionale ed energetica di oggi, questo viso, questo volto, questa energia. Ok, idealismo. Vediamo qual è la storia che ci racconta questo custode della saggezza, numero 11. Eccola qua. Allora, il dono che ti viene offerto è l'idealismo, l'ombra e l'oscurità, la siddhi e la luce. L'idealismo rappresenta il flusso costante di memorie archetipali che si riversano nel mondo della forma. Mi viene già in mente da pensare quali sono i tuoi veri ideali, che sono diversi dalle ideologie, no? I veri ideali riguardano la natura dell'anima, quello verso cui l'anima tende. Le ideologie invece fanno parte della mente razionale e hanno come substrato il controllo e il potere sugli eventi e sulla natura e non portano gioia, portano infelicità, vittimismo, senso di colpa. Invece gli ideali dell'anima sono quelli che ti ispirano i custodi della saggezza in questo caso e i tuoi avi, i tuoi antenati. Andiamo a vedere qual è la storia di saggezza che ci farà oggi riflettere. Allora, a casa mi incoraggiavano continuamente a sbizzarrirmi con la fantasia. Sognavo storie e le recitavo, di continuo, ed era meraviglioso. A scuola, tuttavia, quando mi sorprendevo a guardare fuori dalla finestra, mi dicevano di scendere dalle nuvole, prestare attenzione ed essere realista. Così ho imparato abbastanza presto a tenere le mie fantasticherie per me. Per un lungo periodo nessuno ha mai immaginato quanto poco mi importasse della vita reale, che rispetto a quella immaginaria era molto più entusiasmante. Ma i miei genitori sentivano che qualcosa non andava. Hanno iniziato a preoccuparsi. Mi hanno portato da un medico ancora più preoccupato di loro che mi ha prescritto delle pillole e insegnato alcune tecniche comportamentali per porre fine all'illusione e riportarmi al mondo reale. Sentite la castrazione. Per un po' ha funzionato e sono persino riuscita a smettere di prendere i farmaci, ma lentamente la mia fantasia è tornata alla ribalta. Stavolta, anziché tenerli per me, ho cercato disperatamente di manifestare i miei sogni. Ma non si sarebbero mai potuti rivelare all'altezza di quegli ideali originali. Impotente e arrabbiata, ho cercato di respingerli di nuovo. Questa volta, tuttavia, più cercavo di seppellire, più le fantasie diventavano tetre e oscure. I demoni che popolavano i miei sogni sono diventati le persone con cui uscivo. Continuavo a ricercare
Continuavo a ricreare sempre le stesse orribili situazioni, soprattutto nella sfera delle relazioni intime. Era diventato tutto così terribile che volevo semplicemente fuggire dalla vita. Fortunatamente una notte ho fatto un sogno in cui un orso polare mi si avvicinava tenendo in bocca un quaderno d'oro, una penna e dei colori. Il giorno dopo mi sono fiondata al negozio e ho inaugurato quello che sarebbe diventato il primo di centinaia di quaderni artistici. Ho disegnato figure, scritto poesie e dipinto tutte le emozioni e le visioni che avevo paura di far mie. Ho imparato a fidarmi delle immagini che mi arrivavano. Ora lascio sempre uno sbocco all'immaginazione e credo che, in una maniera del tutto naturale, sto incarnando e manifestando i miei sogni più profondi. Il mio dono per voi è questo, oggi. Sono qui per ricordarvi l'incredibile potere e l'eccezionale potenziale che la vostra mente ricettiva, abbondante, femminile, magica, tribale e sognante possiede. Vengo per darvi il permesso di giocare con l'emisfero destro, con i domini delle immagini, degli archetipi e dell'immaginazione. Confidate nel fatto che ogni cosa in definitiva è un simbolo. Qualunque cosa arrivi, vi prego di non giudicarla, di non identificarvi troppo con essa o di non ridurla a un preconcetto. E per favore, cercate di non giudicarvi in alcun modo per ciò che di insolito o ottimistico la vostra immaginazione produce. Nel nostro mondo moderno a molti viene insegnato a considerare gli idealisti persone ingenue, deboli, illuse e che hanno perso il contatto con la realtà. È vero che per manifestarsi nel mondo l'idealismo ha bisogno di una struttura, ma se non conosciamo i nostri ideali o non conosciamo i nostri sogni, come possiamo manifestare qualcosa che abbia davvero valore? Per riportare il nostro mondo all'equilibrio abbiamo bisogno che persone come voi pratichino il realismo magico, onorando tanto la propria mente aperta e meravigliosa quanto i progetti logici che l'emisfero sinistro è in grado di elaborare. Beh, io credo che questo sia proprio un messaggio per tutti noi, no? Idealisti, immaginalisti, maghi, sciamani, e quindi per rinforzare la nostra fede in questo. Io vi porto sempre il mio esempio. Ho rinunciato tanti anni fa, diversi anni fa, quando mi laureai, al posto in banca di mio padre, perché volevo fare la cantante, l'idealista, volevo seguire i miei sogni. E contro tutta la famiglia, amici che appena si erano laureati, giustamente facevano dei lavori precari e io invece avevo il posto in banca pronto lì, servito. Tant'è che dissi a mio padre: papà, io rinuncio. Mio padre perse parte dell'intera liquidazione e questo senso di colpa mi ha accompagnato fino a che non mi sono completamente realizzata. C'era una forza dentro di me che non è spiegabile dalla logica, era proprio quella fantasia, quell'immaginazione che mi teneva viva più della realtà. Allora quello che ci sta dicendo questa carta è di sentire tutte le emozioni che si mettono non contro, sentire la mente che si mette contro quando tu immagini qualcosa di bello, di ottimistico, no? E dice: ma che fai? Che sei cretina o cretino? Non esiste questo. Io porto il mio esempio di prova provata, che invece raggiungere i propri sogni e realizzarli tutti, tutti. Quando sei allineata con la volontà universale e senti che c'è qualcosa in più per te, allora devi avere solo molto coraggio nel sfidare tutto e tutti, che poi sono le tue stesse resistenze interne e quella mente logica, finché un giorno non arriverà la realizzazione. Ci sono voluti anni per me, ma non ho mai smesso un giorno di credere, lavorando duro, studiando duro, faticando, con una gioia infinita nel cuore. Allora questo messaggio è straordinario per tutti noi, è un messaggio di coraggio, di fede e
e di vedere l'impossibile come la base di partenza delle infinite possibilità. Cioè, d'altronde, l'immaginazione, no? L'immaginazione crea, tutto è immagine, tutto è sogno. Tu sei l'immagine, il sogno più sognato dell'anima, più amato dell'anima. E allora la fantasia, lo sciamano, per uno degli strumenti per creare, come già sapete, no? Che state facendo il rituale dei 21 giorni, yoga sciamanico con me, poi inizieremo le masterclass, quindi sapete già che lo stato di estasi sciamanica presuppone anche la fantasia, cioè la libera immaginazione o immaginazione attiva. E siccome, se è vero che la realtà è un prodotto della mente, è altrettanto vero che l'immaginazione può sovvertire le leggi della realtà mentale e porsi quale strumento a disposizione dell'uomo per operare il cambiamento nella realtà in conformità con la sua volontà. Cioè l'immaginazione è potere di visualizzazione che diviene potere di creazione. L'immaginazione crea, il verbo crea. Ecco, lo sciamano è un creativo, è un artista dell'animo, è un poeta dello spirito, un cantastorie, no? Tra le sue funzioni principali, quella dello sciamano è quella di mutare le favole tristi, sofferte, no? In favole allegre, a lieto fine, mitiche, e poi convincere la materia a rappresentarle attraverso la mediazione delle emozioni. Cioè praticamente vi ho descritto quello che facciamo con lo yoga sciamanico. Ecco, l'immaginazione ha il potere di sovvertire le leggi della realtà mentale, fino a svelare che la realtà mentale per prima è sogno e illusione. È per questo motivo che la mente, la Matrix, la mente teme la fantasia dell'immaginazione. E che cosa fa la mente, visto che teme la fantasia dell'immaginazione? Per propria difesa cosa fa? La imprigiona colpevolizzandola. Quante volte ti sei sentita col senso di colpa quando eri felice? Questo ti voglio dire. O cose simili. Perché è come se l'uomo si sente in colpa se si concedono delle fantasie senza freni. Capito? Questa è la mente, per tenerti vittima. Eppure questo, se ti concedi delle fantasie senza freni, sarebbe una delle pratiche più potenti al potenziamento della tua capacità creativa, del tuo potere di modificare la realtà in conformità con la tua volontà. Quindi il messaggio di oggi è potentissimo. Continuiamo a liberare l'immaginazione, perché l'immaginazione è uno stato di trance, è una trance leggera, come si usa nello sciamanesimo, nella quale è possibile sciamanizzare. Che cosa vuol dire sciamanizzare? Cambiare la propria narrazione, cambiare la propria storia, con l'immaginazione. Allora, quando eravamo piccoli, non sognare troppo, non sognare, non fare, no? Quella ci hanno educastrati. L'educazione, no? Quel grande processo di condizionamento che più chiamano educazione, io la chiamo educastrazione. Allora, riflettiamo su questo oggi, e qua ci dà anche delle domande interessanti. Dice, oggi riflettiamo su questo. Tendete a perdervi troppo nella fantasia o a non prendere abbastanza sul serio i vostri sogni? Cioè, il senso è, non deve essere, la fantasia come, vabbè, il tuo più grande potere creativo, la fantasia immaginativa, come la spiritualità, no? Non deve essere un rifugio dal reale, ma la spiritualità, come la fantasia, ti deve dare maggiore destrezza, maggiore coraggio nell'incarnare la realtà. Ok?
Non deve essere una fuga, la spiritualità come la fantasia non deve essere una fuga spirituale, ma deve essere quello spazio dove tu attingi per realizzare il tuo capolavoro di vita reale. L'altra domanda su cui ci fa mettere l'attenzione è questa. È arrivato il momento di lasciare andare una fantasia che vi ha impedito di vivere e godervi la vostra vita reale? E qua invece è la trappola della mente. Questa è la fuga di cui vi stavo parlando, la fuga per non affrontare il reale, no? Allora c'è una fantasia che vi sta facendo evitare di affrontare il reale? Anziché potenziarvi l'affrontare il reale? Poi dice, è forse giunto il momento di tirare fuori dal cassetto un vecchio sogno, magari proibito, magari irrealistico, e donargli espressione? Trovate un totem di luce che racchiuda l'energia di uno dei vostri sogni o dei vostri ideali più profondi e scogitate un modo per indossarlo o portarlo appresso in modo da vederlo con voi ogni volta che lo desiderate. Questa è la personificazione di un oggetto, no? Magari un oggetto, un anello, una catenina che rappresenta il vostro sogno proibito o irrealistico, così ve lo ricordate. È come se quando lo prendete in mano, lo ricordate, attivate quel potere creativo. È bellissima questa carta. È bellissima. Vediamo che ci dicono i tarocchi. Cosa avete da dire, spiriti, oggi? Grazie a questo bellissimo messaggio. Il 9 di bastoni. Lo so che sei stanca, lo so che sei stanco. Hai anche un po' timore di sognare o di immaginare, no? Però qua c'è la forza del coraggio di chi è resiliente. Molti, nonostante siete stanchi o stanchi, non avete smesso di avere quella fede lì. E io vi sento, vi capisco. E mai dovete smettere, fino alla fine, finché non lo vedete. E ogni giorno voi lo potete vedere, perché lo sentite. Una sfumatura di questo 9 di bastoni. Vi sentite quasi in trappola a volte a sognare, a volte la mente vi prende, vi fa sentire schiacciate dalle responsabilità, dagli obblighi, dai doveri, bla 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 bla. Guarda, 8 di denari, devi lavorare, non ti puoi permettere di fantasticare, non è per te, non è per te. Guardate, cioè, proprio sono messaggi pazzeschi. Fallo invece, fallo, adesso stesso, adesso finiamo il video, fallo, fantastica, fantastica. Guarda i pensieri della mente passare come nuvole. Qual è il risultato? Anzi, qual è l'atteggiamento da adottare in questo caso? Fluisci alle tue emozioni e sogna fino all'inverosimile. Allora, permettiti di sognare oggi, di fantasticare, di idealizzare, e quando arriva un pensiero negativo, chiediti qual è l'emozione più forte che ho con questo pensiero: tristezza, rabbia, abbandono. Ok, la regina di coppe ci insegna come approcciare a questo momento. Alleati con la dolce tristezza, con la dolce malinconia, con quello che quel pensiero ti scatena. Alleati, perché la mente può essere un tuo potente alleato nel momento in cui la usi a tuo vantaggio. Arriva un pensiero che ti fa andare giù di morale, qual è l'emozione principale? Bene, alleati come la sciamanna della regina di coppe ci insegna. Fluisci, piangi se devi piangere, ridi a crepapelle, fai tutto quello che l'emozione ti chiama a fare, dagli la mano all'emozione, scendi dentro e vedrai che appena hai finito il viaggio sotterraneo ti sentirai una leggerezza tale che non vedrai l'ora ancora di sognare ancora più grandi di prima. Perché fluire alle emozioni libera la gabbia del mentale, ok?
Risultato, cavaliere di bastoni, ti arriverà un'energia pazzesca da dentro, una voglia di fare che come mai hai avuto prima. Come mai, guarda, ci sarà un risveglio oggi, facendo questo, con il giudizio. Si attivano anche delle chiamate, sblocchi, d'altronde qua l'energia la sblocchi all'interno, si sblocca anche all'esterno. Ma quello che vedo più di tutti è la realizzazione di questa energia, volere e potere, è questo. E che cos'è la magia? Se non un atto di volontà coscientemente indirizzato, capito? La magia è l'arte di operare i cambiamenti con la forza di volontà. Volere e potere, capito? Gli sciamani lo praticavano da millenni. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo, 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso, o non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. Bellissimo, ragazze mie e ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere, sono messaggi stupendi, guarda, veramente commoventi e stupendi. Detto questo, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ti abbraccio forte forte, mi raccomando, la pratica di 21 giorni la trovi qua sotto e noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!